Portati in posizione accosciata di fronte ad una parete, con le mani appoggiate a questa. Lascia scendere gradualmente le ginocchia fino a sfiorare il pavimento. Rimani in posizione tra i 40 secondi ed 1 minuto. In caso di forte retrazione, poni un rotolino morbido fra le caviglie ed il pavimento, o sotto le tue ginocchia, o entrambi. Posizionati inginocchiato seduto sui tuoi talloni, uniti, e con il dorso dei piedi appoggia a terra. Da questa posizione sposta il tuo peso un po' indietro, appoggiando anche le mani a terra, in modo da aumentare il livello di tensione sulla zona dei muscoli tibiali anteriore, tra il collo del piede e lo stinco, per spiegarci meglio. In caso di forte retrazione, poni un rotolino morbido fra il tuo sedere e le caviglie. Rimani in posizione tra 40 secondi ed 1 minuto. Il polpaccio, tecnicamente, è chiamato anche tricipite surale. È formato da 2 muscoli, il gastrocnemio, dato dai 2 muscoli gemelli, ed il soleo, che convergono in un unico tendine, il tendine di Achille. Portati in posizione semi-inginocchiata. Successivamente, sposta il peso del tuo tronco in avanti, appoggiando il tuo petto al ginocchio e rimanendo con la pianta del piede in appoggio al suolo. Sentirai che aumenta gradualmente la tensione a livello del polpaccio di quest'ultima. Ripeti da entrambi i lati, rimanendo in posizione tra i 30 secondi fino ad 1 o 2 minuti. Questo esercizio ha maggiore effetto di allungamento sul tendine di Achille. Posizionati in piedi, di fronte ad una parete, con le mani appoggiate a questa ed i piedi paralleli. Piega lentamente la gamba davanti mentre il tallone della gamba posteriore scivola indietro, fino a dove il tallone riesce a mantenere il contatto con il pavimento. Respirando profondamente, mantieni a lungo la posizione, permettendo che il peso del bacino aumenti l'allungamento. Ripeti da entrambi i lati, rimanendo in posizione per circa 30 secondi per lato. Posizionati in piedi e appoggia l'avampiede su un gradino di una scala e, rimanendo aggrappato al corrimano, scendi con il tallone verso il basso in modo da allungare bene tutto il polpaccio nelle sue porzioni, sia a livello dei muscoli gemelli che del soleo e tendine di Achille. Rimani in posizione di allungamento per almeno 30 secondi per lato. I muscoli ischio-crurali o estensori della coscia, per cui valgono gli stessi esercizi di stretching, sono il bicipite femorale, il semitendinoso ed il semimembranoso e si trovano nella parte posteriore della coscia. In piedi, coi talloni uniti e le ginocchia leggermente flesse, srotola lentamente la colonna vertebrale verso il basso. Scarica il peso del collo e delle braccia a terra e rimane in allungamento per circa 1 o 2 minuti. Appoggia la natica e tutto l'arto inferiore disteso su un tavolo parallelo al bordo, mantenendo il piede opposto in appoggio al suolo, col ginocchio leggermente flesso. Espirando, fletti gradualmente il busto e bacino verso il piede della gamba in allungamento. Le mani sono protese verso il piede e, se possibile, lo impugnano. Respirando profondamente, lascia che il peso del busto aumenti l'allungamento e mantieni a lungo la posizione raggiunta. Per l'esecuzione di questo esercizio, abbi cura di mantenere il collo rilassato, il ginocchio della gamba in allungamento in massima estensione ed il piede a martello.
Siediti con un arto allungato e l'altro piegato, col ginocchio aperto all'esterno. Espirando, fletti gradualmente il busto e bacino verso l'arto in allungamento. Le mani sono protese verso il piede e se possibile lo impugnano. Altrimenti, se è presente forte retrazione, ti puoi aiutare con una corda o cinghia da appoggiare sotto la pianta del piede ed impugnare con le mani per aiutarti nell'allungamento. Rimani in posizione per circa 2 minuti per lato. Per l'esecuzione di questo esercizio, abbi cura di mantenere il collo rilassato, il ginocchio della gamba in allungamento in massima estensione ed il piede a martello. Supino, con la corda che passa al di sotto del tuo avampiede, mantieni il piede a martello ed il ginocchio della gamba che è in allungamento rimane sempre teso. La gamba opposta è piegata, con la pianta del piede a terra. Rimani in allungamento tra i 30 secondi ed 1 minuto per lato. Il muscolo quadricipite femorale si trova nella parte anteriore della coscia ed è formato da 4 ventri: il retto anteriore, il vasto mediale, il vasto laterale e il vasto intermedio, che terminano in un unico tendine, il tendine rotuleo. Importante, per lo stretching di questo muscolo presenterò 3 varianti, dalla meno intensa alla più intensa. È fondamentale, durante lo stretching, che non sia presente dolore, ma solo tensione da allungamento. Altrimenti significa che stai tirando troppo e non va bene. Deve essere un allungamento graduale. Tensione sì, ma non dolore. In piedi, appoggiati con una mano alla parete. Fletti la gamba opposta e con la mano dello stesso lato della gamba flessa impugna la caviglia. Tieni le ginocchia vicine tra di loro ed il bacino in retroversione. Mantieni anche un certo tono addominale richiamando la pancia in dentro. Espirando, avvicina il tallone al gluteo effettuando una graduale trazione con la mano. Rimani in posizione per circa 2 o 3 minuti ed eseguilo da entrambi i lati. In una seconda fase, sposta il tallone verso l'esterno per allungare di più la porzione del vasto mediale. Rimani in posizione per circa 30 secondi. Ed in terza fase, sposta il tallone verso il tuo gluteo opposto ed impugna il dorso del piede con la mano opposta. Rimani in allungamento per circa 30 secondi. In posizione dell'arciere, posiziona una corda al di sotto del tuo dorso del piede, in appoggio al suolo. Successivamente, tira la corda con le tue mani, portando il tallone verso il tuo gluteo. Ricorda, assicurati che il ginocchio della gamba davanti non superi la punta del piede e controlla che il tuo bacino sia in leggera retroversione, in modo da non spanciare aumentando la lordosi lombare. Rimani in allungamento circa 1 o 2 minuti per lato. Posiziona il dorso della gamba contro il muro ed il ginocchio a terra. Il piede della gamba opposta è ben appoggiato al suolo, abbastanza avanti. Mantieni il bacino in leggera retroversione e stai attento a non spanciare. Rimani in allungamento circa 1 o 2 minuti per lato. I muscoli adduttori, per cui valgono gli stessi esercizi di stretching, sono il pettineo, il gracile, l'adduttore lungo, l'adduttore breve, il grande adduttore e l'adduttore minimo. Divarica tra loro i piedi, più larghi delle tue anche, e ruota le punte esternamente. Poi piega le ginocchia e scendi inginocchiandoti,
senza staccare il tallone da terra, se possibile. Incastra ora i gomiti all'interno dell'incavo del ginocchio e premi per aprire le cosce esternamente. Rimani in posizione circa 1 o 2 minuti. Siediti a terra, aprendo le gambe a squadra, con le ginocchia ben tese ed i piedi a martello. Ora, se come il livello di tensione per te è già sufficiente, rimani in allungamento in questa posizione. Altrimenti, lentamente scendi col busto, allungando anche le braccia in avanti e rilassando il collo verso il basso. Rimani in allungamento circa 3 minuti. Successivamente, ripiega le ginocchia e posizionati con le gambe a rombo, con le piante dei piedi che appoggiano l'una contro l'altra ed i talloni non troppo vicini al tuo pube. Anche in questa posizione scendi dolcemente in avanti col busto e rilassa il collo e rimani in allungamento circa 1 o 2 minuti. Sdraiati a terra supino con il bacino in retroversione e la schiena in delordosi. La distanza del tuo sedere dal muro dipende da te e dal tuo livello di elasticità. Gli arti inferiori sono tesi e quasi perpendicolari al busto e i talloni in appoggio alla parete stessa. Espirando, lascia divaricare gradualmente gli arti inferiori, permettendo al loro stesso peso di effettuare l'allungamento. Mantieni la posizione anche 5 o 10 minuti. Successivamente, ripiega lentamente le ginocchia ed unisci tra loro le piante dei piedi, portando le gambe a rombo, mantenendo i talloni un po' distanti dal tuo pube. Da qui, premi dolcemente sull'interno delle ginocchia per aumentare ulteriormente l'allungamento e rimani in posizione per circa 30 secondi, 1 minuto. Il muscolo tensore della fascia lata è un muscolo appiattito e allungato, situato nella parte laterale dell'osso iliaco. Insieme al muscolo grande gluteo, costituisce lo strato superficiale dei muscoli esterni dell'anca. Origina dalla spina iliaca antero-superiore e dall'estremità anteriore della cresta iliaca. I suoi fasci muscolari, che decorrono lateralmente rispetto allo scheletro della coscia, si inseriscono in un lungo tendine che si fonde con la fascia lata, formando un ispessimento detto iliotibiale. Quest'ultimo prosegue in basso, inserendosi al condilo laterale della tibia. Sdraiato supino, con le gambe piegate ed i piedi in appoggio al suolo, accavalla una coscia sull'altra. Espirando, lascia scendere lentamente le cosce verso il lato della gamba che sta sopra, sfruttando la forza di gravità. Rimani in allungamento per circa 40 secondi, 1 minuto per lato. Siediti rimanendo con una gamba stesa ed una piegata. Sposta ora il piede della gamba piegata all'esterno della coscia stesa. Abbraccia l'esterno della coscia piegata col braccio opposto e rimanendo con la schiena ben dritta, ruota il busto in direzione opposta premendo bene con l'avambraccio sull'esterno della coscia. Rimane in allungamento per circa 40 secondi per lato. Il muscolo iliopsoas è uno dei più importanti del corpo perché collega la colonna vertebrale al bacino e alle gambe. Retrazioni di questo sono spesso causa di dolori lombari. Il muscolo iliopsoas è formato da la parte superficiale del grande psoas, la parte profonda del grande psoas ed il muscolo iliaco. Inginocchiati nella posizione dell'arciere, portando un piede in avanti e lasciando l'altro piede disteso all'indietro. La tibia della gamba davanti deve essere perpendicolare al pavimento.
il ginocchio non supera la punta del piede. La cosa fondamentale è mantenere la schiena dritta, evitando di spanciare con il bacino in antiversione. Per cui da questa posizione di schiena dritta e bacino in retroversione, sposti in avanti il peso del tuo corpo. Puoi appoggiare le mani al ginocchio o a terra. L'allungamento è avvertito a livello della zona inguinale della gamba posteriore. Rimani in allungamento circa 30-40 secondi per lato. Sdraiato su un tavolo o un lettino da massaggio, con il corpo vicino al bordo esterno, piega un ginocchio al petto e tienilo fermo con le mani che afferrano la parte anteriore della tibia. La gamba esterna invece cade al di fuori e verso il pavimento, totalmente a peso morto. Per aumentare l'allungamento puoi legarti 1 o 2 cavigliere zavorrate, di peso variabile in base alle tue necessità. È fondamentale avvertire tensione da stretching ma non dolore. Rimani in allungamento dai 3 ai 5 minuti per lato. La massa muscolare dei glutei è formata da 3 strati sovrapposti di muscolo grande gluteo, medio gluteo e piccolo gluteo. Inoltre, tra gli extrarotatori del femore, il muscolo più importante da citare è il piriforme, spesso responsabile di sindromi sciatalgiche. Sdraiato supino, con le gambe stese, piega ora un ginocchio al petto e ruotalo esternamente. Afferra con la mano destra il ginocchio destro esternamente e con la mano sinistra la caviglia destra. Espirando, avvicina gradualmente con entrambe le mani il ginocchio e la caviglia al petto. Rimane in allungamento per circa 30-40 secondi per lato. In piedi, di fronte ad un tavolo alto come circa le tue anche, piega un ginocchio ed appoggia la caviglia al tavolo, tenendo l'anca ruotata esternamente, col ginocchio aperto all'esterno. Tenendo la schiena ben dritta, puoi spostare il tuo tronco un po' in avanti, verso il ginocchio piegato, per aumentare il livello di tensione. Rimane in allungamento circa 30-40 secondi per lato. Siediti a terra, incrociando una gamba sull'altra, come da immagine. Ricorda, è importante che entrambi i glutei siano in appoggio a terra. Se così non fosse, puoi posizionare un rialzino dato da un panno o da un cuscino sotto ai glutei. Da questa posizione rimani con la schiena ben dritta. Se senti già sufficiente tensione nella zona glutea. Se invece non senti nulla, puoi aumentare la tensione piegando il tuo busto in avanti. Rimani in posizione per circa 40 secondi, 1 minuto per lato.